Ciao a tutti, oggi parleremo delle differenze tra mobilità e flessibilità. Ci siamo? Oh, che stretta. Sono stretta. Questi sono i dettagli. Succede spesso di utilizzare questi due termini in modo interscambiabili. In realtà esiste una sostanziale differenza, anche se sotto certi aspetti sono strettamente collegati. La flessibilità è la capacità di raggiungere passivamente una certa posizione articolare, mentre la mobilità è la capacità di raggiungere attivamente una certa posizione articolare e riuscire a sviluppare forza in quella posizione. Il fattore fondamentale, soprattutto per i soggetti lassi, la lassità è una situazione caratterizzata da un'aumentata mobilità delle articolazioni del nostro corpo dovuta al fatto che i legamenti che servono a tenerle assieme hanno una particolare estensibilità. Il fattore fondamentale, soprattutto per i soggetti lassi, è proprio quello di riuscire a sviluppare forza in quei range specifici che solo loro riescono a raggiungere. Dico solo loro nel senso che hanno dei range di movimento veramente estremi. Anche io sono lasso, yeah. Sono con voi, vi capisco. Ecco dove iniziano le divergenze tra stretching passivo e allenamento della forza in range di movimento specifici attivo, che andremo ad approfondire nei prossimi video. Possiamo allenarci molto a raggiungere passivamente certe posizioni, però dal punto di vista sportivo, salvo non facciate ginnastica ritmica, risulterà sempre poco utile riuscire a raggiungere un range di movimento in cui però non riusciamo a sviluppare forza. E soprattutto questo può aumentare il rischio di infortuni, perché non avendo forza possiamo confidare esclusivamente sui nostri legamenti e vi assicuro che non è una grande idea. Ora, questo significa che è inutile guadagnare flessibilità? Assolutamente no. Ci sono casi in cui la flessibilità diventa fondamentale prima di iniziare un lavoro di rinforzo, soprattutto post infortunio e durante la ripresa dell'attività sportiva dopo essere stati sedentari per periodi più o meno lunghi. Questo perché se non ho abbastanza flessibilità, nel caso andassi a fare degli sforzi che richiedono quel grado di flessibilità, si aumenta esponenzialmente il rischio di infortunio traumatico alle articolazioni, soprattutto in caso di scivolate inaspettate. In conclusione, è fondamentale soddisfare i requisiti minimi di flessibilità per evitare di stressare esageratamente le nostre articolazioni. D'altra parte, è fondamentale per i soggetti lassi acquisire forza nel più ampio range di movimento in modo da evitare di incorrere in infortuni traumatici, la classica spallata con sublussazione e cose del genere. Per questa puntata è tutto, se avete altre curiosità fatecelo sapere nei commenti, ci vediamo alla prossima puntata. Forse sei arrivato un po' prima?